Comunicare senza internet. Tra qualche giorno vado a fare una presentazione in un posto pieno di nerd dove tratterò proprio questo argomento, come comunicare utilizzando strumenti non tradizionali per inviare messaggi, ma ho pensato perché non faccio un video dove racconto 4 strumenti per comunicare senza internet? Ed eccoci qui. Prima di partire, 2 parole chiave. La rete che stiamo utilizzando si chiama una rete mesh, quindi non c'è un server centrale come per esempio WhatsApp, dove noi mandiamo un messaggio e lo prende e lo manda al destinatario, ma ogni nodo di questa rete è a modo suo un ricevitore e emittente del pacchetto che sta ricevendo. Se viene a mancare un nodo, ci sarà un altro nodo vicino che lo sostituisce. Un'altra parola chiave è hop, è il salto, è un po' come se fosse la data di scadenza dello yogurt del tuo messaggio. Un hop è un messaggio che ha 7 hop, vuol dire che può fare 7 passi, 7 nodi e poi muore. Vogliamo mandare un messaggio molto lontano, molti hop, questo ovviamente appesantisce tantissimo la rete. Se invece mandiamo messaggi con un numero minore di hop è tutto molto più leggero, ovviamente però non siamo sicuri che verranno recapitati al destinatario, perché magari questo destinatario è un pochino più lontano dalla nostra rete. In ogni caso, strumenti per comunicare senza internet utilizzando delle reti mesh. Il primo che vediamo si chiama BitChat e utilizza il Bluetooth del nostro telefono. L'ha sviluppato Jack Dorsey, che è il fondatore di Twitter. 6 mesi fa ha lanciato questo prodotto che permette di comunicare con altre persone in maniera anonima. Un utente può usare la connessione Bluetooth di un altro cellulare per veicolare il suo messaggio ad un altro destinatario, a patto che tutti questi 3, 4, 5 utenti abbiano questa app installata. Ovviamente ogni nodo ha una portata che è limitata alla portata del Bluetooth, qualche metro al chiuso, qualche decina di metri all'aperto. In una situazione molto affollata può avere senso, anche se dipende da come il messaggio viene instradato e quanti hop ha. Nel caso del BitChat, per esempio, il numero massimo di hop è di 7. Su grandi distanze potrebbe non funzionare così bene. Alcuni ritengono che non tutte le linee guida e le direzioni che sono presenti sul white paper che potete trovare su GitHub, rilasciato appunto da Jack Dorsey e dal team di BitChat, siano state implementate, soprattutto quelle legate alla privacy e alla sicurezza dei nodi privati e dei gruppi privati. Comunque il progetto è molto giovane e occorre stare in ascolto. E tra l'altro, mentre sto registrando, leggo che BitChat è stata usata in questi giorni in Uganda durante le elezioni, quindi è tutto un mondo in evoluzione, come potete vedere. Numero 2, che però è anche un po' numero 3, è Meshtastic. Qua abbiamo il nostro budget, sicuramente schizza un po' più in alto, perché non è soltanto più il nostro smartphone che utilizziamo per comunicare, ma dobbiamo aggiungere al nostro smartphone una periferica, un dispositivo, una radio, che ha diverse forme. Ci sono tantissime radio diverse che permettono di comunicare attraverso Meshtastic. Alcune hanno addirittura la tastiera, sembrano dei BlackBerry. Alcune hanno lo schermo, altre no. Alcune hanno bottoni, altre no, joystick. In generale il dispositivo Meshtastic si connette con il nostro smartphone attraverso un applicativo, un'app, via Bluetooth, però potremmo attaccarlo anche al nostro computer via USB o addirittura via Wi-Fi, e quindi la comunicazione via chat viene modulata utilizzando le antenne a bordo di queste radio, e quindi qua non abbiamo più la limitazione del Bluetooth, quindi 20, 30, 40, 50 metri che può avere il vostro cellulare utilizzando il Bluetooth, ma dipende appunto dalla grandezza dell'antenna. Ci sono addirittura dei Guinness World Record di Meshtastic che hanno un messaggio che è stato ricevuto a centinaia di chilometri di distanza. Meshtastic permette di inviare messaggi tra nodi presenti nel raggio di copertura delle rispettive antenne. Questa soluzione è molto utile in situazioni come il trekking, sport estremi dove siamo in luoghi remoti e in luoghi in cui il cellulare non prende, oppure in situazioni in cui la densità di popolazione
è così alta che i ponti radio non riescono a soddisfare i cellulari che si connettono, e quindi questo per esempio in grandi festival musicali o grandi eventi culturali, oppure in occasione di disastri ecologici, oppure per motivi politici di ordine pubblico. Succede purtroppo abbastanza spesso che uno Stato decida di disconnettere da internet la sua popolazione. In realtà non è una cosa che avviene raramente, è successa 294 volte nel 2024 per un NGO che si chiama Access Now, che registra proprio questo, e quindi appunto non è una cosa così assurda, ecco. Meshtastic ha un fratello, parenti serpenti, Meshcore, che è un progetto che è nato dopo Meshtastic e che ha l'ambizione di risolvere alcune delle problematiche che sono emerse quando si utilizza Meshtastic in situazioni un pochino più strutturate. Differenze tra Meshtastic e Meshcore, questa è una domandona. Io non ho avuto modo di testare Meshcore nella mia zona perché non ci sono utenti. Ho fatto una ricerca abbastanza approfondita, una risposta onesta a questa domanda penso che sia che Meshtastic risponda meglio a una soluzione in cui, a una situazione in cui non ci sono altri che siamo i primi, siamo noi che utilizziamo questo sistema, quindi siamo in una situazione immersi nella natura o in un festival in un luogo sperduto dove non ci sono altre centinaia di migliaia di persone che usano questo strumento, e Meshtastic risponde alle nostre esigenze. In una situazione più densamente popolata, a quanto pare Meshtastic ha dato dei problemi, al punto che sono stati anche rilasciati dei firmware speciali quando Meshtastic è stato usato in situazioni molto antropizzate. Per esempio mi viene in mente il Burning Man dell'anno scorso. Meshcore invece distingue molto il ruolo dei nodi, quindi c'è un ripetitore che sono dei nodi con antennoni, insomma non sono i nodi che ti porti in tasca, ecco, e il nodo companion che è quello che ti porti appresso. Quindi in qualche modo è un luogo in cui abbiamo già testato la soluzione, abbiamo già installato cose. In questa situazione qua Meshcore tra l'altro offre un numero di hop superiore. Un'altra risposta a questa differenza tra Meshtastic e Meshcore è il firmware, perché quando noi programmiamo una radio Meshtastic c'è solo un firmware che fa tutto, cioè può fare da nodo ripetitore a la radiolina con in tasca, mentre Meshcore ci chiede che cosa vogliamo fare con questo nodo, se è un nodo che fa solo telemetria, che ci dà i dati di una stazione meteo piuttosto che di una diga, o se è il nodo con cui chattiamo, o se è un nodo ripetitore, insomma è un pochino più strutturato. Una terza differenza importante tra i due approcci, ovviamente scrivete nei commenti se commetto qualche errore nel riportare queste informazioni, è la licenza. Meshtastic è stato rilasciato con una licenza GPL3, quindi chiunque faccia cose su Meshtastic è obbligato a rilasciare il codice sorgente nella stessa licenza pubblicandolo, mentre invece Meshcore, e in questo è simile a BitChat, è rilasciato su una licenza MIT che lo rende molto più integrabile in prodotti altri, e non obbliga appunto il fatto di rilasciare il codice, forse un pochino più futuribile. In ultimo, il nostro quarto progetto che portiamo oggi, che racconto oggi, si chiama Reticulum ed è invece proprio un protocollo di rete, un network stack, che vede un utilizzo anche attraverso il LoRa. Diciamo che Reticulum è una chat, c'è una versione per Android, ma in realtà è un progetto relativamente nuovo, quindi ha una sua declinazione più su computer e permette di inviare messaggi da A a B utilizzando sempre la tecnologia mesh. In questo caso puoi instradare i messaggi utilizzando diversi tipi di tecnologie, alcune che utilizzano anche protocolli legati a internet, ma che anche in assenza di internet possono funzionare. Ovviamente
bisogna essere connessi in una rete, quindi utilizza il TCP, l'UDP, però utilizza anche il LoRa e quindi permette di mandare messaggi modulandoli attraverso il LoRa, ma anche attraverso altri protocolli. Una cosa interessante di Reticulum è che mostrare dei siti fatti proprio in caratteri ASCII, un po' come le vecchie BBS degli anni 90, in questo progetto che si chiama la rete Nomad, quindi c'è tutto un sistema di creazione di siti che ostano e condividono informazioni in maniera assolutamente povera. Questa è una cosa estremamente interessante, affascinante e molto libera. Scrivete nei commenti se siete interessati a indagare quale di queste 4 tecnologie vogliamo dedicare un po' di attenzione e fate delle domande. Quando tornerò dopo aver fatto questa presentazione al FOSDEM, magari avremo occasione di approfondire uno di questi protocolli di comunicazione. Ciao!